Inazuma Eleven non parla solo di calcio, ogni partita racconta qualcosa di più. Ci sono ragazzi con storie diverse, ognuno con i propri problemi e sfide. Alcuni devono affrontare la perdita di amici o familiari, altri si sentono soli e altri ancora lottano con la sfiducia o il peso delle responsabilità. Guardando queste situazioni mi sono accorto che c'è un lato della serie che spesso passa inosservato, la solitudine dei personaggi. Mark Evans, la perdita di un amico. È l'ora di sfidare la Genesis, ma il divario tra le due squadre è troppo grande. La partita finisce durante il primo tempo con un risultato di 20-0 per il team di Xin. Il morale a terra e Nathan decide di abbandonare la squadra, nonostante la resistenza di Mark. Il capitano perde un suo grande amico, quell'amico che ha creduto subito in lui e nel suo progetto, lo vede andare via. Mark si interroga profondamente su cosa abbia sbagliato e si rende conto che la filosofia con l'allenamento tutto è possibile non è condivisa da tutti, non è così facile. È un abbandono difficile da accettare, perché dipende anche da te. Il tuo impegno, la tua fiducia, la tua convinzione non sempre bastano a trattenere chi ti sta accanto. A volte chi ami può allontanarsi, ma non per cattiveria. Mark lo sente profondamente. Nathan non è solo un compagno che se ne va, è un amico che credeva in lui e che decide di smettere di credere anche in se stesso. Mark capisce che non tutto dipende dalla forza di volontà. Puoi crederci con tutto te stesso, puoi dare il massimo, ma non puoi decidere anche per gli altri. Austin Hobbs, il peso del talento. Austin è un ragazzo delle elementari, catapultato in un mondo più grande di lui, la nazionale giovanile giapponese. Fin da subito si notano le sue grandi abilità, ma c'è qualcosa che lo blocca e gli impedisce di esprimere completamente il suo potenziale. Da bambino era sempre il giocatore più forte della sua squadra, il più acclamato, il più decisivo. Segnava in ogni partita e all'inizio questo talento piaceva ai compagni, ma con il tempo qualcosa si spezzò. Diventare la stella e segnare era diventato routine e i compagni si sentivano oscurati, non festeggiavano più con lui. Da quel momento Austin pensa sia meglio mettere da parte un po' il suo talento e favorire gli altri. Passava loro la palla anche quando poteva tirare facilmente, non voleva più vivere quella sensazione di isolamento. In nazionale però gioca con compagni del suo stesso livello e Axel, l'attaccante che tanto stima, gli fa capire che in una squadra tutti possono brillare. Non deve trattenere la sua forza per fare un favore agli altri, perché così finirebbe per danneggiare tutti gli sforzi fatti. Essere troppo bravo allontana gli altri. Spesso certe persone sono mosse dall'invidia, dal non poter accettare di avere intorno qualcuno migliore di loro. Il talento, che dovrebbe essere un dono, diventa anche un ostacolo. Shaun Frost, la perdita di tutto. Shaun e la sua famiglia tornano da una partita dove i genitori si complimentano sia con lui che con il suo fratellino Aiden. In un momento così sereno accade l'inimmaginabile. Una valanga travolge la macchina e l'unico sopravvissuto è Shaun. Da quel momento interiorizza la personalità del fratello, non vuole perderlo definitivamente. Aiden prende troppo spazio dentro di lui. Sono due caratteri distinti che provocano grandi conflitti e difficoltà nel ragazzo. All'Alpine trova compagni accoglienti e entusiasti di giocare con lui, ma nessuno può capire davvero cosa sta vivendo. Entra a far parte della Raymond per sconfiggere gli alieni, ma durante la partita contro la Genesis perde completamente il controllo. Martoriato dalle proprie emozioni e dalle aspettative degli altri, si convince che i suoi compagni non passano la palla a lui, ma a Aiden. È lui quello capace di segnare. Spinto da questa confusione, va contro la meteora dirompente di Xin e finisce all'ospedale. Axel e i compagni, nuovamente contro la Genesis, gli fanno capire che non è solo. Shaun intravede una luce in fondo al tunnel, una mano che lo aiuta a rialzarsi da quel calvario. Sentire le emozioni degli altri e ricevere il loro supporto gli dà la forza per evolversi e diventare la migliore versione di se stesso. Solo quando smette di portare tutto da solo riesce a capire che andare avanti non significa dimenticare, ma continuare a vivere anche con quella ferita, iniziando con l'accettare cosa sia successo. Scott Banyan, la paura di fidarsi. Scott è ancora un bambino quando viene abbandonato dai genitori, un evento che lo segna nel profondo. Da quel momento cresce con la costante paura di legarsi agli altri, temendo di essere ferito di nuovo. Entra a far parte della Cloister, ma il suo comportamento lo tiene inizialmente lontano dagli allenamenti della squadra. Gli vengono affidati dei lavoretti con l'obiettivo di temprarlo, ma Scott li interpreta come un accanimento nei suoi confronti. Convinto di non essere voluto davvero, reagisce a modo suo, prendendosi gioco degli altri con continui scherzi. Celia, dopo aver ascoltato la sua storia, capisce che dietro quel comportamento c'è soprattutto diffidenza. Non è cattiveria, ma una difesa. Scott preferisce colpire per primo piuttosto che rischiare di affezionarsi e venire tradito.
Durante il loro confronto, Celia fa leva sul suo orgoglio, spingendolo a dimostrare chi è davvero. Lo sfida con l'obiettivo di farlo entrare nella Raymond e, dopo un duro allenamento, Scott riesce a superare la prova. Dopo essere stato abbandonato, ogni rapporto diventa complicato e anche un semplice gesto può sembrare un attacco. Ma grazie a chi decide di ascoltarlo davvero, Scott capisce che non tutti vogliono ferirlo e che fidarsi, anche poco alla volta, è possibile. Falco Flashman, la responsabilità solitaria. Falco è ancora piccolo quando suo padre lo abbandona e la madre, malata, non può prendersi cura di lui e dei suoi due fratellini. Da quel momento deve assumersi responsabilità che nessun bambino dovrebbe avere, proteggerli e occuparsi di loro. Cresce in fretta e impara a fare tutto da solo, senza poter contare realmente su nessuno. Da bambino cerca di giocare e fare amicizia con gli altri, ma ogni volta viene ignorato o tradito, prima con la macchina da corsa, poi quando si prende la colpa per gli errori dei fratellini. Queste esperienze lo segnano profondamente, impara a non fidarsi degli altri, a tenere le persone a distanza, costruendo una barriera protettiva attorno a sé. Quando incontra Arion succede qualcosa di diverso. Il capitano riconosce la parte cattiva in Falco, quella diffidenza e rabbia che ha costruito per proteggersi, e l'accetta. Grazie a questo Falco riesce a lasciare emergere il suo lato oscuro senza essere giudicato e inizia lentamente a fidarsi un po' dei compagni. Anche circondato dagli altri, Falco sente che c'è qualcosa dentro di lui che non può offrire. Essere accettato per ciò che si è, anche con la propria rabbia e diffidenza, è il primo passo verso il legame con gli altri. Gli ultraevoluti, il potere sconfinato. Gli ultraevoluti sono ragazzi con abilità straordinarie, ma questo li isola. Chi li circonda li rinnega, li teme, li abbandona. Crescono con un senso di solitudine profondo, convinti che nessuno possa capirli o condividere le loro sofferenze. Faye, come gli altri, ha conosciuto l'abbandono fin da piccolo. Suo padre lo ha lasciato, curandosi più della sua carriera che di suo figlio. La rabbia e il dolore lo hanno spinto a nutrire un senso di vendetta verso chi non credeva in lui. Col tempo, Simeon, capo della New Gen, li guida e li affianca, vedendo in loro all'inizio solo compagni di sventura. I ragazzi usano le loro capacità per dominare e vendicarsi di chi li aveva rinnegati, e il legame tra loro sembra solo fatto di dolore e sfide condivise. Ma col tempo Simeon capisce che questi ragazzi non sono soltanto compagni di difficoltà, possono essere anche amici. Alla fine parlano con Arion e scelgono di rinunciare ai loro poteri. Per anni hanno creduto che il dolore fosse l'unica cosa che li univa, che la forza servisse solo a difendersi dal mondo, ma quando giocano contro la Chronostorm capiscono che ciò che cercavano davvero non era dominare, ma essere accettati. Cedric Freud, l'intrattenitore. Cedric, fin da piccolo, si sposta continuamente con i genitori a causa del loro lavoro. Cambiare città e scuole così spesso gli impediscono di costruire amicizie durature. Conosce tanti compagni, ma nessuno resta davvero al suo fianco. Fa amicizia facilmente, sorride, parla, si sforza di piacere e di adattarsi, ma questi legami sono sempre superficiali. Nessuno sembra interessato a conoscerlo davvero, e lui capisce presto che la solitudine non dipende dalla mancanza di persone intorno, ma dal fatto che nessuno vede chi è veramente. Per anni Cedric indossa una maschera, sorride quando non vorrebbe, si comporta come gli altri si aspettano, si fa compatire o ammirare per apparire giusto. Tutto questo lo protegge, ma lo isola ancora di più. Dietro la facciata c'è un ragazzo che vuole essere accettato, ma che nessuno conosce davvero. Lo sparlare, le critiche e le incomprensioni dei compagni gli fanno capire che, per quanto si sforzi, la maschera non basta a creare legami sinceri. Cedric ha sempre saputo come farsi notare, ma mai come farsi conoscere. Quando doveva evocare lo spirito guerriero aveva inserito tutti i suoi compagni nell'equazione, ma mancava la persona più importante, lui. Per Cedric lui non contava nulla, era solo il tipico uomo squadra, ma che tutti potevano farne a meno. La solitudine non è mai uguale per tutti. Il calcio è uno spazio in cui i personaggi imparano lentamente ad aprirsi, a riconoscere il dolore dell'altro e a capire che chiedere aiuto non è una debolezza. Perché, anche quando sei in squadra, la battaglia più difficile è spesso quella che combatti dentro di te. Ed è forse per questo che, anche dopo tanti anni, Inazuma Eleven continua a stupirmi.